Benvenuti o bentrovati! In questo video parleremo della marmotta, un simpaticissimo animale che popola i prati di alta montagna. Le marmotte hanno una pelliccia molto folta e colorata, con sfumature giallognole, brune, rossicce e grigie. Esse, così come le nutrie e gli istrici, di cui abbiamo già parlato, sono dei grossi roditori. Infatti, nell'antichità venivano chiamate proprio topi di montagna. E come gli altri roditori, sono dotate di grandi e forti incisivi che crescono continuamente. Sono classificate nella stessa famiglia degli scoiattoli, ovvero quella degli sciuridi, e più nello specifico sono racchiuse all'interno della tribù dei marmotini, ovvero degli scoiattoli di terra veri e propri, di cui fanno parte anche i citelli e i cani della prateria, a cui tra l'altro somigliano molto per la forma e il colore, ma differiscono nelle dimensioni. Decisamente la più grande di tutte e tre è la marmotta, che a seconda della specie è lunga tra i 30 e i 60 cm e pesa tra i 3 e i 7 kg. Inoltre anche la coda è molto lunga nelle marmotte, va dai 12 ai 14 cm. Oltre ai denti, anche il loro cranio è molto forte ed è appiattito superiormente, mentre la fronte è infossata in mezzo ai grandi occhi neri. Le guance invece sembrano paffute per via della folta peluria di cui sono ricoperte, e mentre il collo è grosso e corto, le orecchie sono piccole e rotonde. Anche le zampe sono corte e in quelle posteriori hanno 5 dita, mentre nelle anteriori solo 4, e sono dotate di lunghi artigli molto adatti a scavare. Infatti scavano delle caverne che arrivano a 7 metri di profondità e che possono essere lunghe dai 10 ai 70 metri, in cui adibiscono la loro tana e da cui non si allontanano mai di molto durante le ore del giorno. Le marmotte mangiano principalmente piante erbacee, ma anche semi e radici. Tra l'altro, durante l'estate devono mangiare tanto, in modo da mettere su una buona quantità di grasso che gli occorrerà per superare il lungo periodo invernale, durante il quale vanno in letargo. E visto che abitano a quote molto alte, fino a ben 3000 metri di altezza, ci vanno molto presto, già in autunno, quando le prime nevicate ricoprono tutte le loro fonti alimentari. Durante il letargo se ne stanno rinchiuse all'interno delle loro tane, rannicchiate su dell'erba secca con al centro i piccoli che necessitano di maggior calore. Si immergono in un profondo sonno alternato a qualche risveglio ogni 3-4 settimane, durante il quale si muovono un po' per alzare la loro temperatura corporea, poiché può scendere fino a 5 gradi centigradi. Escono da questo stato appena le temperature si alzano e il sole inizia a sciogliere la neve nelle vicinanze della loro tana, che generalmente è esposta al sud e quindi ne beneficia prontamente. Le marmotte vivono in luoghi così freddi poiché sopportano male le alte temperature, infatti non ansimano e possiedono poche ghiandole sudorifere. Esse vivono in gruppi familiari composti da un'unica coppia anziana, insieme alla prole più o meno grande di età. Infatti le marmotte diventano adulte verso i 3 anni e fino ad allora rimangono con la famiglia di origine a giocare con i fratelli, mentre tra i 3 e i 6 anni lasciano il gruppo e cercano un partner con cui formare una nuova famiglia. Dopo una gestazione di soli 30 giorni vengono dati alla luce da 2 a 5 piccoli, che inizialmente sono ciechi e privi di peli. Essi vengono allattati per una quarantina di giorni e iniziano ad uscire dalla tana verso luglio. Questi animali si salutano strofinandosi il naso e unendo le teste, mentre per comunicare a distanza, ad esempio per avvisare della presenza di un pericolo, emettono dei richiami con la laringe, che dal suono sembrano dei fischi e possono essere confusi con il richiamo degli uccelli.
Il suono che emettono cambia a seconda della provenienza del pericolo, cioè se proviene dall'alto, quindi di un uccello rapace, o se proviene da terra. E le sentinelle di guardia, che di solito sono i membri più grandi, si riconoscono dalla loro postura sull'attenti. Per lasciare traccia del loro passaggio, invece, strofinano la faccia contro le superfici, poiché su di essa si trovano delle ghiandole odorifere. Si conoscono 15 specie del genere marmota, che sono distribuite tra l'Europa, l'Asia e il Nord America, e di queste solo una è presente in Italia, ed è la marmotta alpina, che è presente nell'intero arco alpino e in alcune aree dell'Appennino. Sulla figura di questo animale si basano diverse credenze e leggende. La loro capacità di risvegliarsi da un lungo e pesante letargo, quando la stagione è poi bella e luminosa, le ha fatte diventare animali di buon auspicio e simbolo di luce e rinascita. Inoltre, negli Stati Uniti e in Canada si celebra il giorno della marmotta, che cade il 2 febbraio, in corrispondenza del giorno della Candelora. La tradizione dice che se in questo giorno la marmotta esce dal suo rifugio e non vede la sua ombra perché è nuvoloso, la primavera è vicina. Invece, se riuscirà a vedere la sua ombra perché è soleggiato, spaventata ritornerà nella sua tana, poiché l'inverno si prolungherà per altre 6 settimane. Vi ringrazio per aver seguito le vicende della marmotta e vi invito ad iscrivervi per non perdere l'appuntamento con un nuovo animale. Nel frattempo vi mando un saluto e a presto!